Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Addicted to Games. Io sono Michele ed oggi recensirò per voi la beta di Doom, il reboot di una famosissima serie di sparatutto old school in prima persona ad opera di ID Software e Bethesda. Ricordo che Doom sarà disponibile per PC e console di nuova generazione, quindi PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 13 maggio, in retail e in formato digitale. Non è previsto per console di vecchia generazione. La beta di Doom è completamente multiplayer e permette di cimentarci in due modalità di gioco. La prima è Deathmatch a squadre, una modalità di gioco molto classica nella quale due squadre si sfidano e la prima ad arrivare ad un certo numero di uccisioni vince. La seconda modalità è invece Via della Guerra, modalità molto particolare nella quale le due squadre dovranno mantenere il controllo di un settore in continuo movimento. Doom è un gioco frenetico e che non risparmia chi si ferma a camperare. Nella beta sono presenti 5 armi, ovvero un lanciarazzi, una doppietta, un mitragliatore classico ed uno con dei colpi al plasma credo, oltre a un fucile da cecchino. Ognuna di queste armi ha due modalità di fuoco, non è possibile mirare con maggior precisione con l'Iron Sight, proprio come nei vecchi sparatutto, e questa è una cosa che mi piace. Abbiamo anche due tipi diversi di granate, una classica che esplode generando danno ad area e l'altra che ci permette di teletrasportarci nel punto in cui la lanciamo. La vita e lo scudo non si rigenerano e dovranno essere raccolti. Inoltre, ciclicamente sulla mappa di gioco, ne sono presenti due di piccole dimensioni, è possibile ottenere un potenziamento che ci farà diventare dei demoni. Al momento è presente solo il Revenant. Avremo una potenza di fuoco esagerata e faremo a brandelli i nostri avversari in pochi istanti. Allo scadere del tempo, o una volta uccisi, perderemo questa forma. Una chicca davvero divertente, anche se forse va a sbilanciare troppo le partite. Graficamente la ID Software ha svolto un ottimo lavoro. Doom utilizza l'ID Tech 6. Su PlayStation 4 il gioco gira a 60 fps costanti ed è un piacere per gli occhi. Le mappe, è vero, non sono vastissime, ma sono comunque molto dettagliate. Bellissimi gli effetti di luce e particellari. Sicuramente non c'è stato un salto marcato come nel caso di Doom 3, ma la componente grafica risulta comunque di ottimo livello, anche nella parte splatter del gioco, con sangue e brandelli umani che schizzano continuamente davanti ai nostri occhi. Ottimi anche gli effetti sonori e le musiche attualmente presenti. Come al solito il gioco tende verso uno stile metal, e inoltre tradotto in italiano anche nel parlato. Degna di nota la personalizzazione estetica di armi ed equipaggiamenti e, nonostante il personaggio e la componentistica modificabile mi ricordassero molto Halo, serie che io amo, fa anche rima, questo non è stato un male, anzi possiamo rendere davvero unico il nostro personaggio con stemmi, colori, parti di armatura e così via, nulla che comunque possa influire sul gameplay. Potremo anche scegliere una dotazione di armi ed equipaggiamenti da avere con noi al momento del respawn. Oltre a questo segnalo un matchmaking molto più rapido rispetto all'alfa. I miei voti sono 9 alla grafica, 9 alla componente audio e 9 al gameplay, con una media quindi di 9 punti su 10. Ricordo che questi voti sono riferiti alla beta, rivaluterò la versione definitiva del gioco alla release. In conclusione, questa beta multiplayer di Doom mi ha soddisfatto appieno. È uno sparatutto old school, frenetico, brutale, totalmente basato sulla nostra skill personale e senza troppi elementi che possano influire sui risultati finali delle partite, come succede in altri esponenti del genere. Bellissimo da vedere e da ascoltare. Aspetto con ansia di poter provare quel che davvero mi interessa di Doom, ovvero la campagna single player. Il 13 maggio è vicino, non mancheranno corposi gameplay e recensioni del prodotto completo. Non perdetevele ragazzi. Voi cosa ne pensate invece? Parliamone insieme qui sotto nei commenti, lasciate anche un bel like, condividete il video ai vostri amici e se volete passate anche su Facebook, link qui sotto in descrizione.
Noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!